Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, bentornati alle grandi letture del nostro lui lei. Allora, ragazze mie e ragazzi, questi sono video atemporali. Ti arriva nel momento in cui ti serve ascoltare una certa narrazione che lavora in profondità. Allora oggi mi sono ispirata, ho detto qual è il daimon, quale forma del mio daimon, lo spirito guida mi accompagna per realizzare il lui lei. Mentre lo dicevo, mi sono girata sulla libreria e ho visto questo libro di Kierkegaard, Diario del seduttore, cioè non so se l'avete letto, per me è stata una Bibbia tipo 15 anni fa, cioè è tutto sottolineato, infatti un po' c'è la ruggine, me lo sono portato pure in Australia, è stato un libro veramente bellissimo per me, bellissimo. Vabbè, molti di voi lo conoscono, quindi oggi io aprirò una parte di questo libro, leggerò qualcosa e mi farò ispirare. Chissà che cosa esce. Vediamo un po'. Allora, chiedo al mio amante mistico, al mio spirito guida, di realizzare una lettura magnifica, una narrazione piena, densa di significato e di bellezza, affinché tu possa comprendere, avere visione, avere gioia, bellezza e prosperità. Sabbe Satta Sukhi Kontu. Allora, vediamo. Iniziamo a girare le pagine. Leggerò in alto a destra. Adunate a consiglio segreto. Già! Io ho teso inutilmente le orecchie per udire qualcosa. Poi si son messe a ridere e si sono incamminate tutte e tre verso quella direzione che le due prime avevano preso. Le ho seguite finché sono entrate in una casa sulla riva. Ho aspettato per un po' di tempo perché, secondo ogni probabilità, Cordelia avrebbe dovuto ritornar sola, il che però non è accaduto. Sapete la storia di Giovanni e Cordelia, no? E qua già si prefigura come sta lui e come sta lei. Lei con le sue amiche fa finta di niente, non lo sa che qualcuno la guarda, la segue, è Giovanni che la guarda e invece scruta i movimenti, no? Cordelia, nome veramente meraviglioso. Così chiamavasi anche la terza figlia del re Liar, quella vergine bellissima il cui cuore non dimorava sulle labbra, perché quelle labbra erano mute per quanto il cuore avesse palpiti così ardenti. Cioè, questo libro mi fa sognare. Cioè, ma questa è poesia pura. Allora, questo sta come un pazzo e se la immagina e se la sogna, abbiamo capito. Continuiamo a leggere. Così è anche la mia Cordelia e sono certissimo che le assomiglia. Quantunque il suo cuore debba abitar sulle sue labbra e più che nelle parole, nei baci. Labbra dolcissime, piene di sangue florido, mai non ne vidi più belle. Ora veramente io sono innamorato. Abbiamo praticamente fatto il lui lei in questo momento. E me ne avvedo anche per il fatto che sento ogni cosa piena di tanto mistero. Ogni amore, persino l'amore infedele, quando in esso si sia saputo conservare il necessario quantum estetico, è pieno di mistero. Mai mi è venuto in mente di confidare anche a intimissimi, anche in piccola parte, le mie avventure d'amore. Ed è stata per me quasi una gioia il non aver saputo il luogo dove ella abita, ma pure di saperne uno dove ella si reca di frequente. Allora abbiamo già capito che abbiamo un lui che non dice a nessuno l'inferno che sta provando perché arde dei suoi baci, delle sue labbra, dei lui che non hanno ancora potuto mettere le loro labbra
sulle labbra di una donzella o di un'altra persona, insomma, adattatela, e quindi stanno ardendo, quindi parliamo anche di nuove conoscenze o di qualcosa di nuovo che è quella fase dell'innamoramento, no? Allora, ringraziamo il signor Kierkegaard, lo spirito di Kierkegaard, e andiamo a vedere, mettiamo i tarocconi su di lei e su di lui, uno e uno, e vediamo cosa ci fanno vedere, quali archetipi. Allora, Cordelia mia, Giovanni e Cordelia. Allora, un archetipo per lui, un archetipo per lei, e cosa si manifesta? Qual è l'obiettivo? Allora, aspettate, me li stavo spostando. Allora, mettiamo il segnetto qua così non mi perdo, magari lo dovessi rileggere qua, ok. Sulla base di quello che abbiamo letto adesso, che ci è stato ispirato, vediamo lui. Qua sta con la noia. Perché non riesce a vedere dove abita lei, non riesce ad avere le info per adattarla a tutto, non riesce ad avere tutte le informazioni che vorrebbe. È come se qua ci sono dei maschili perdutamente innamorati, un lui perdutamente innamorato di qualcuno, no? Nei suoi sogni, nelle sue viscere. L'universo dice guarda anche altro magari, cioè, però no, 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 non ce la faccio, non ce la faccio. E allora rifletto sulla contemplo, sono un po' apatico, quindi abbiamo dei lui un po' apatici, un po' demotivati, che non riescono a vedere comunque la bellezza della vita al di là di un'altra persona o meno, la bellezza della vita che li si mette davanti perché sono ossessionati e su un certo pensiero. Ok, vediamo le nostre lei. E qua abbiamo la torre, qua abbiamo delle lei che stanno vivendo una distruzione di tutto ciò che hanno conosciuto. Quindi qua abbiamo delle lei che hanno delle rotture interne o hanno potuto rompere una relazione. Fatto sta che abbiamo archetipicamente una torre che cos'è? La distruzione di ciò che sembrava solido. Ma perché sembrava? Perché l'anima fa arrivare dei momenti in cui distrugge tutto ciò che non può più andare avanti perché si basa su fondamenta non solide. E quindi possiamo avere dei femminili che stanno vivendo una crisi interiore, un movimento interiore, un tellurico forte, no? Che ha a che fare con la distruzione di vecchi modi di amare, vecchio modo di essere, vecchi modi di relazionarsi all'altro. Vediamo che cosa li lega. La forza. Qua si deve avere il coraggio di entrare nelle proprie profondità e la forza e il coraggio di guardare in faccia qual è la verità, in entrambi i casi, no? Allora, la torre in questo caso mi parla di vedere veramente, di avere il coraggio anche qui con la forza e di guardare ciò che non è più stabile, solido o non è mai stato, di essere molto più il coraggio di essere inclini al cambiamento, di lasciar fluire la vita, di lasciare che la vita arrivi, di non frenare il cambiamento. E da questa parte il coraggio di guardare la bellezza della vita anche se non è proprio come la tua mente razionale se l'aspetta. Quindi da entrambe le parti qua è come se entrambi potrebbero evitare di guardarsi dentro in modo onesto, in modo reale. La forza invece spinge a farlo, no? La forza, quando è che serve la forza? Quando serve il coraggio di fare cose che non si sono mai fatte prima. Qua di vedere la bellezza della vita anche nelle cose piccole, più semplici, perché è da lì che nascono le grandi cose. Da questa parte il coraggio di ricostruire su basi veramente autentiche. Ok? E qua magari c'è, rispetto a quello che abbiamo letto, no? Giovanni che sta un po' così e Cordelia invece sì, sta a passeggio con le amiche, ma non sai quello che sto passando dentro. Cioè, è un po' questo, no? Ma adesso andiamo a vedere con i tarocchi cosa ci raccontano. Allora, ci mettiamo queste
Allora, energia attuale di lui, infatti abbiamo il 7 di coppe. E il 7 di coppe mi parla di confusione, di non saper che strada prendere, e molti fronti aperti che lo possono attrarre, possono essere o più persone o allo stesso tempo possono essere più cose che lo motivano. È come se si trovasse un po' in bilico tra cosa scegliere per primo, cosa scegliere, qual è la verità del suo cuore, perché abbiamo visto che sta un po' in questa apatia, no? Quindi energia attuale abbiamo questo 7 di coppe. Vediamo i pensieri di lui, quali sono i pensieri di lui rispetto a lei o i pensieri di lui a seconda della carta. 3 denari. Allora, il 3 denari significa che ci sono delle cose a livello lavorativo anche che lo prendono molto, i fronti aperti del 7 di coppe che lo appassionano, che vedono la sua energia impegnata, possono essere il lavoro. Qua ci sono persone che lavorano col 3 di denari, quindi la sua mente può essere molto concentrata nelle questioni pratiche di lavoro, a creare alleanze, creare strutture. Cosa ha nel cuore lui? La forza però ce l'ha, questa è una bellissima. Allora, la forza nel cuore mi parla di un maschile che ha il coraggio di fare delle cose che non ha mai fatto prima, avere il coraggio di aprire il suo cuore, avere il coraggio di pensare, di creare struttura anche insieme a un'altra persona, di mettersi d'accordo, nonostante possa essere un po' confuso. Il coraggio nel cuore, è proprio l'apertura del cuore, il coraggio, no? E ci dice che è intenzionato a fare le scelte giuste per il suo cuore. Eh sì. E vediamo quale può essere il blocco e la sfida. L'amore con l'altra persona, il 2 di coppe. Vuole fare le scelte giuste. Ci sono delle priorità che ha da fare. Il lavoro, altre questioni che lo animano. Quindi il blocco da superare è proprio l'incontro con l'altra persona, l'amore condiviso con l'altra persona, una scelta d'amore, il 2 di coppe, no? Adesso andiamo a vedere da questa parte, usiamo sempre le stesse carte. Qual è l'energia attuale di lei? La stella, bellissima. Lei ha un'energia di fiducia, di bellezza, di guarigione, ha la connessione col suo sposo celeste, col suo amante mistico, ha un'energia bellissima, si sente guidata verso qualcosa di più grande, ha una grande fede nell'esistenza, in un rapporto, ha fede che ogni cosa che le spetta per diritto divino arriva, quindi c'è una grande fiducia, una grande fede. Può star vivendo un sogno d'amore con qualcuno. Vediamo quali sono i pensieri di lei. L'imperatore, i pensieri sono quelli di portare ordine nella sua vita, di mettere le cose a posto nella sua vita. Abbiamo la torre, ricordiamo, quindi i pensieri sono quelli di mettere le cose a posto nella sua vita, in più aree della sua vita o in un'area della sua vita, e ha molta fede nel farlo. Può avere anche nella testa un uomo, o una persona che è magari una persona molto impegnata su più cose, anche una persona rilevante in società, può avere nella testa anche questa unione qui. Vediamo cosa ha nel cuore. L'8 di denari. Allora, io ti dico primariamente che ci sono i femminili che si impegnano nel lavoro su di sé. E nel lavoro su di sé, ma anche nel lavoro pratico. Vedo i femminili all'opera, al lavoro, per portare ordine nella loro vita, per portare prosperità nella loro vita, ma questa prosperità, questo lavoro sulla base della vita pratica viene perché stanno nel loro cuore, c'è la voglia di costruire giorno per giorno una nuova realtà, no? Conquistatore, sulla base di una guida illuminata che sentono dentro. Molti femminili sono guidate dal loro amante mistico nel portare ordine nella loro vita secondo i loro sogni, e lo conseguono in questa settimana. Quindi io vedo che dalla torre passiamo all'imperatore, cioè mettere ordine in ciò che veramente le appassiona. Qual è il blocco di lei o sfida in questa settimana? Il 7 di bastoni. Il 7 di bastoni mi parla di limiti, mi parla di probabilmente è essere ferma sulle sue posizioni su alcune questioni.
quindi tentare di rimanere sempre ferma sulle sue posizioni in base alle questioni che deve affrontare in questi giorni. Possono essere anche dei limiti da superare, dei limiti alla fiducia nell'altro, dipende dalle circostanze, no? Però qua di base abbiamo il coraggio, che cos'è il coraggio? L'apertura del cuore. Ok. Andiamo da questa parte. Quali sono le vere intenzioni dell'anima di lui? Regina di Spade sono quelle di parlare chiaramente a una donna ferita, o a una donna che ha sofferto molto, o a una donna che ha o anche un archetipo femminile, che ha la spada puntata, una donna a cui non si può fingere, una donna a cui non si deve dire solo la verità, bisogna essere autentici, altrimenti ti taglia. Te le taglia! Vedi un po'. Quindi, dai ragazzi, allora, le intenzioni di lui sono Regina di Spade, sono di avere il coraggio di parlare a una persona tanto di rispetto. Vediamo le intenzioni rispetto a questa Regina di Spade. Di essere maturo e parlare con il cuore, Re di Coppe. Lui ha intenzione, rispetto a un archetipo femminile più ferito, di aprire, di essere paziente con lei, il Re di Coppe, di essere empatico, di cercare di toccare il suo cuore con con una predisposizione nobile di cuore, quindi ha intenzione di donare amore a lei, ma soprattutto di prenderla da un altro punto di vista, dall'aspetto empatico, di essere maturo emotivamente nei confronti di lei, di sentirla emotivamente, di sentire il suo cuore. Lui ha intenzione di sentire il cuore di lei anche quando lei non sente il suo stesso. Mi spiego? Molto bello, molto poetica questa cosa. E vediamo quali sono le azioni che farà lui nei confronti di lei. È il mago. Azioni di magia. La stupirà, la sorprenderà con il mago. Farà azioni di inizio. Farà capire a lei di avere... Farà delle azioni che parlano di magia pura, azioni che parlano di trasformare la realtà, azioni che parlano di coraggio, di abilità nel trasformare gli eventi, di abilità nel trasformare le cose. Qua lo vediamo con una persona molto matura. Sì. Vediamo l'energia finale di lui. La temperanza, energia finale bellissima, guarigione, pazienza nei confronti di lei. Quindi il blocco che era il 2 di coppe qua viene trasceso completamente, perché ci sono dei maschili che faranno azioni magiche che mi parlano di realizzare con pazienza l'unione che comunque ha il blocco, ma c'è sempre, no? Magari hanno delle priorità che parlano di lavoro, di altre cose, però vogliono fare le cose fatte bene in tutti gli ambiti, no? Vediamo da questa parte quali sono le intenzioni di lei. 5 di coppe. Lei non ha intenzione fondamentalmente di fare granché dall'altra parte, perché sta lavorando sulla sua interiorità, sul suo lavoro interiore, no? La connessione con l'amante mistico. Il 5 di coppe mi dice che le vere intenzioni dell'anima di lei sono quelle di non fare niente, ma di non focalizzare più lo sguardo su ciò che manca, piuttosto di partire da ciò che resta, ripartire da ciò che resta. Abbiamo la torre, ricordiamo, quindi focalizzarsi su ciò che resta piuttosto che su ciò che manca, focalizzarsi su ciò che c'è piuttosto su ciò che non c'è, o perlomeno se arriva la necessità di focalizzarsi su ciò che manca, lo fanno in modo, l'anima vuole che tu lo faccia in modo da maga, ok? Non in modo vittimistico. E che cos'è il mago? Il mago è colui che co-crea con le proprie emozioni, dea della tristezza, dea dell'abbandono, generando eventi completamente diversi. E vediamo a cosa sono conformi le azioni di lei. Cavaliere di denari, sono azioni lente e concrete, sono azioni della serie vado piano, chi va piano va sano, va lontano. Il Cavaliere di denari è una conferma di ciò che arriva in modo concreto.
Allora ci sono molti femminili che faranno delle azioni pratiche nel loro lavoro, nella loro quotidianità, garantendosi stabilità a lungo termine. E così anche nelle relazioni, laddove esiste una relazione, allora loro si focalizzano su ciò che c'è, facendo passi a poco ma concreti. Ok? Vediamo l'energia finale di lei. Re di bastoni, i femminili hanno energia di leadership, di visione, prendono le loro emozioni, se le fanno come alleate, realizzano grandi cose in questa settimana. Vedo femminili che saranno seguiti, amati, soprattutto nell'ambito lavorativo o nell'ambito della loro vita, femminili che vengono ascoltati, femminili che sono concreti nelle loro azioni, femminili che hanno degli alti ideali. L'unico punto è il fatto cioè non mercanteggiare più amore col 7 di bastoni qua. Aprirsi, sì, a poco, senza mercanteggiare. Perché? Perché sono in contatto con il loro amante invisibile, che è il loro sposo, la loro guida celeste, no? Quindi faranno azioni di grandi responsabilità, di grande visione, di grande leadership. È come se i maschili fossero ammaliati. E infatti qua abbiamo, come diceva anche il pezzo qua, no? Le ho seguite finché sono entrata in una casa sulla riva. Ho aspettato per un po' di tempo perché, secondo ogni probabilità, Cordelia avrebbe dovuto ritornare sola, il che però non è accaduto. Cioè, sono femminili che sono rivolti, il loro sguardo è rivolto soprattutto alla concretezza della vita pratica, no? Riguardo alle emozioni sono connesse all'amante mistico, sposo celeste, e laddove c'è una persona si focalizzano sulla pratica, sono molto pragmatiche, sognano e mettono in pratica il lavoro su di sé e i loro sogni, ok? Bellissima stesa. Adesso andiamo a vedere cosa ci dicono le specifiche. Allora, vediamo un po' energia attuale di lui sul 7 di coppe. Energia attuale di lui con il 7 di coppe. Tre di bastoni, espansione, e il paggio di coppe. Guarda, allora, lui sta pensando a una persona, sta pensando ad altri interessi anche rispetto, ripeto, lavorativi, però le carte dopo mi hanno specificato anche altro, no? E quindi sta pensando a come espandersi, la sta osservando una persona, il 3 di bastoni, paggio di coppe, sta pensando, le scrivo, non le scrivo, che faccio, vado, non vado, sta pensando di aprirsi emozionalmente con il paggio di coppe. Vediamo i pensieri di lui col 3 di denari. I pensieri di lui con il 3 di denari. Eccolo, il 2 di bastoni. Sta pensando a che scelta fare rispetto a varie cose, non solo amorose. Sta pensando a che scelta fare, voglio fare le scelte giuste, cosa ha nel cuore con la forza. Il mago, vedi, e lo conferma il mago 2 volte, alla fine prende delle decisioni importanti che convogliano in una bellissima realizzazione. E questo blocco del 2 di coppe, qual è il blocco di lui nei confronti di lei, nei confronti delle circostanze? Il 2 di denari, può esserci una dualità tra due persone o tra il troppo da fare anche in altri ambiti che lo coinvolgono a livello emotivo, lavoro, casa, famiglia o altri interessi, e può essere questa dualità qui, quindi oppure il blocco è riportare l'equilibrio nella relazione. Vediamo le intenzioni di lui con il regina di spade, re di coppe, la papessa. È possibile che ci siano triangolazioni qui, delle triangolazioni che però sono sempre archetipi, no? Triangolazioni che mi parlano di archetipi, quello che l'altra persona ti proietta, anche se c'è una terza persona, è sempre un tuo archetipo interno, devi sempre rifarti all'emozione che quella cosa ti suscita. E quindi al di là al di là della terza persona, io vedo che nelle intenzioni c'è la voglia di seguire l'intuizione, quindi magari anche di sentire un cenno dall'altra parte prima di fare un'azione, o comunque sentire un cenno animico, perché qua c'è una figura femminile che ha molto potere su di lui a livello sensoriale, percettivo, no? Le azioni con il mago.
come se l'anima sua volesse espandersi, il mago tre di bastoni, la papessa, volesse espandersi, no? E di conseguenza, volendo espandersi l'anima, ci possono essere queste dualità anche nella testa, anche se non esiste una terza persona, tra l'ideale e quello che realmente si manifesta. E quindi sono tutti archetipi che vivono internamente a lui. E che archetipi vivono internamente in queste prossime ore all'interno di un maschile? Vivono archetipi di un femminile ferito grazie al quale ci si rialza, cioè vivono archetipi di femminili feriti, regina di spade e la papessa, grazie alla papessa, la papessa è colei che detiene la saggezza e la saggezza la può riscoprire grazie al dolore che hai vissuto, regina di spade, quindi sono archetipi femminili feriti o un archetipo femminile ferito che convogliandolo nella papessa diventa vera intuizione e vera conoscenza. Ok. Le azioni che farà lui con il mago. Re di spade parlerà le sue parole saranno magiche. Il re di spade con il mago è una persona che è molto abile con le parole, però c'è una persona con la temperanza mi parla di parole che guariscono, parole giuste, dire le parole corrette. Magari molti archetipi maschili, non so se fanno dei cammini sciamanici o spirituali importanti, e pronunciano mantra, pronunciano formule psichiche, pronunciano delle formule magiche. Nella misura in cui parlano con lei, le parole del maschile avranno un grande impatto trasformatore. La parola crea. E il re di spade chi è? Colui che è sicuro di sé, di ciò che dice, perché ha tutti gli strumenti il mago. Ok. Vediamo la temperanza. Energia finale di lui. La regina di coppe. Lui con la regina di coppe mi dice che lui porta guarigione al suo femminile ferito, regina di spade. Portando guarigione al suo femminile ferito, lui sentirà tutte le emozioni senza più reprimerle, facendo le scelte giuste. E queste sono anche comunicazioni queste sono anche la temperanza, comunicazioni che si sentiranno nel cuore, che l'altra persona, il femminile, sentirà nel cuore. È come se molti di lui dicessero proprio quello che lei si aspettava di sentire. Ma non se lo aspettava da una prospettiva mentale. Sono parole che il suo cuore di lei voleva. Ok. Procediamo da questa parte. L'energia attuale con la stella di lei. L'eremita, lei ha un'energia introversa, introspettiva, ha una connessione con l'invisibile fuori dal comune. Grazie a cosa? Alla distruzione dell'abito che si è portato addosso, che non regge più. Quindi la stella mi parla di una connessione con la guarigione, con l'invisibile, con i percorsi spirituali. E qua abbiamo un eremita che medita, probabilmente in questi giorni farai dei percorsi spirituali o segui il cammino sciamanico insieme a me in modo molto più intenso. Questo stabilisce la connessione con il maestro interiore. E quindi lei più che sentire fuori, sente dentro ciò che fuori potrebbe essere. Ok, energia più introversa. Vediamo i pensieri di lei con l'imperatore. 7 di coppe. Lei vuole mettere ordine in più aree della sua vita. Anche lei il 7 di coppe, anche lui il 7 di coppe. Stanno mettendo ordine in più aree della loro vita. Vogliono fare scelte giuste in più aree della loro vita. Potrebbe essere che lei abbia delle opzioni, ma il punto è prendere decisioni ferme che hanno veramente a che fare con il loro cuore. Ok? Il lotto di denari nel cuore, cosa provano? Cosa prova lei? Re di bastoni, lei sta lavorando per avere visione, leadership, carisma e magnetismo. Allora, molti femminili sono disposte a impegnarsi in una relazione in modo serio, concreto e pratico. Altri femminili li vedo, però rispetto a se si impegnano in una relazione, è un impegno veramente valido, dove incarnano l'archetipo maschile.
La maggior parte dei femminili le vedo lavorare sul loro magnetismo, sulla loro capacità di prendere decisioni, di diventare leader della loro vita e anche avere leadership su altre persone, team di lavoro. Capito che voglio dire? Perché qua c'è il re di bastoni è come se i femminili hanno necessità, dopo un crollo emozionale, di riprendersi in mano, che può essere anche un crollo psicofisico, può essere stato anche io negli ultimi tempi ho avuto la tosse, la bronchite, insomma, quindi il senso qual è? È riprendere la capacità di leadership, di visione e di determinare le loro azioni. E quali sono le intenzioni dell'anima col 5 di coppe? Di alleggerirsi l'anima, 3 di coppe, alleggerirsi l'anima, cioè le vere intenzioni del cuore sono quelle di non focalizzarsi su ciò che manca, su ciò che è andato perduto, sul rancore, sulla tristezza, ma piuttosto di alleggerire il carico, incontrare gente nuova, aprirsi, magari con delle persone con le quali si vive una stessa sintonia, alleggerirsi, no? Con magari non fare yoga sulla spiaggia, non lo so, vanno a fare dei ritiri, insomma, allegria però, leggerezza, leggerezza, leggerezza. Perché qua l'eremita che mi parla del silenzio, no? Il silenzio interiore porta all'alleggerimento delle zavorre emozionali. Ok. Vediamo adesso. Loro stanno facendo un lavoro interiore per sistemare i più aree della vita, questo l'ho detto, no? Sì. Allora, qual è il... a cosa sono conformi le azioni di lei col cavaliere di denari? 10 di bastoni. Allora, loro nelle loro azioni sono prudenti, caute, ma concrete, pragmatiche, con tanto di barberelli. Il 10 di bastone mi dice che hanno fatto tanto, sono tanto stanche. Diciamo che questa è la settimana in cui tutti i pesi crolleranno, a poco, si scrolleranno di dosso tanti pesi. Anziché fare tante cose contemporaneamente, le vedo fare una cosa per bene e togliersi un peso, una cosa per bene e togliersi un peso. Quindi mi dice che sono stanche nelle azioni, al tempo stesso faranno azioni di visione, leadership e carisma e questo gli permetterà di togliersi di dosso dei pesi grazie anche al fatto che l'anima vuole alleggerirsi. Perché molti di lei hanno fatto tante cose senza vedere dei risultati, loro capiscono che il punto di tutto è alleggerire la coscienza, alleggerirsi per vedere i risultati. Ok? Faranno anche delle azioni che parlano, concrete, pragmatiche, che parlano di leggerezza, questo per togliersi di dosso dei pesi. Energia finale con re di bastoni. Meraviglioso, regina di denari. Qua raggiungono una stabilità, un equilibrio, una centratura che stavano cercando da tempo. La regina di denari è colei che sa nutrirsi, ma soprattutto sa darsi ciò che la nutre. Allora qua io vedo che, ti dico anche una cosa molto, molto onesta, questa regina dei denari qua, l'imperatore nei pensieri, il cavaliere di denari qui, la leggerezza qui, mi dicono che molti femminili, più che fare un lavoro spirituale, perché c'è l'otto di denari qua, no? Più che, cioè, fanno un lavoro spirituale, magari anche con la teoria, so che imparate tanto, no? Dal mio canale, i podcast, andrete a mettere proprio in pratica le cose, senza pensare alla teoria. Cosa voglio dire? E anche il suggerimento della lei in questi giorni, dell'archetipo femminile. Molte di lei dice, ho imparato tanto, ho fatto un lavoro teorico su di me, l'ho messo in pratica con le pratiche, eccetera. La regina di denari è colei che si gode il frutto del suo lavoro, tipo quello che stanno suggerendo, no? Con questi denari, con le figure di corte di denari, è vado a fare esperienza della vita pratica, della vita concreta, tipo, anziché andarmi a fare un corso di 10 giorni non so, sull'Himalaya, questo sta sull'Himalaya, vado, mi faccio i migliori ristoranti d'Italia, cioè, non so se mi spiego. Perché queste figure di corte nei denari mi dicono quanto è necessario implementare la parte pratica della vita, quanto è importante vedere lo spirito in ogni cosa che esiste, anche quello laddove tu magari non avresti reputato esserci spirito. Ma lo so che non tantissime di voi lo sapete che tutto è spirito, lo dico soprattutto per le ragazze nuove, quindi
Ogni cosa che fai, il tè che ti prendi al bar, il gelato che ti mangi, o, tutto ciò che vivi, anche quando vai alle poste, è per spirito. E siccome la regina di denari si gode i frutti del suo lavoro spirituale nella materia, anche vedere il cameriere che ti porta il piatto, la pietanza, lui è un angelo, è uno spirito quel cameriere lì. E anche il cibo di cui ti nutri è spirito. Quindi, cosa fa la regina dei denari, il cavaliere dei denari? Per togliersi d'osso i pesi? Se la godono nella materia, se la gustano. Sono queste le decisioni del re di bastoni che vengono prese in questi giorni. Ok? Molto molto bello, molto bello. Adesso andiamo a vedere con i miei potenti oracoli lui lei che potete trovare sotto l'info box cosa dirà lui a lei. Cosa dirà lui a lei. Cioè io questa cosa l'ho vista forte perché l'ho vista anche su di me, quello che ti voglio dire. Noi che comunque sia pratichiamo l'empirismo spirituale, con la spiritualità, proprio l'empirismo spirituale, a volte c'è la tendenza a estraniarsi dalla realtà, no? Quante volte vi dico io non esco mai, eccetera. Grazie agli dei ho degli amici invece un po' più scoppiettanti. Negli ultimi periodi poi vanno a ballare sempre. Ecco, io non ci vado da mesi, se non da anni forse, soltanto d'estate in spiaggia. Però ecco, anche il fare un aperitivo, va bene? Fare un aperitivo. So che per chi è magari molto vicina a come vivo io, no? È difficilissimo. Stai tanto bene nella zona comfort a casa. Vabbè che io sto attiva 100 volte su 100 dentro casa, cioè lavoro da casa, quindi casa e bosco, però a volte confrontarsi con degli estranei o andare alla città vicina a farsi una passeggiata, mangiarsi una crepe, un gelato, un giro ai negozi, cioè proprio basic, ecco, o farsi un massaggio, farsi una cosa, no? È importante perché ti fa bilanciare la cosa, mi spiego? Non mi ricordo quando successe qualche settimana fa, mi successe una cosa, ne parlai con la mia amica Chiara, no? La mia amica lavora a contatto con le persone 24 ore su 24, si è girata, io ero sconvolta da una certa cosa. Si è girata la mia amica dice, Fra, ma cioè, le persone stanno messe così. Cioè, tu non, non ti confronti, lei sta al comune, quindi non ti confronti quotidianamente con la società. Cioè, è, è necessario questo, è necessario portare consapevolezza stando a contatto con le persone. Stando a contatto, anche farsi un giro, che ne so, per studio, io lo chiamo studio di antropologia culturale al centro commerciale. Al centro commerciale vado per studiare. Antropologia culturale. Ogni tanto dico Alessio, non è che mi accompagna a studiare, dove vuoi andare al centro commerciale? Sì, sì, voglio andare al centro commerciale. Quindi, tra una maglietta e un'analisi di una personalità, diciamo, capito? Tra un saldo e l'altro. Ecco, questo volevo dire. Vedere la bellezza dove gli altri non la vedono, anche lì, per sfatare un po' di miti, no? Perché non esiste nessun nemico fuori, e quello è il senso. Eccolo. Basta, lo dice anche lui. Ho finito di ripetere cicli dolorosi, io sono il padrone della mia anima. E qua lo vediamo che prende decisioni, dice basta, si lascia guidare dall'intuizione, quindi farà delle azioni magiche. L'avevamo detto prima. Che cos'altro? Poi mi sta venendo in mente una cosa, quando quelle rare volte vado a studiare antropologia culturale al centro commerciale, cioè io me ne esco distrutta, cioè anche se non faccio niente, le luci, sai vedere ormai le luci sono volte comunque sia
deprogrammare, a farci rincoglionire. Cioè io, però l'esterno non esiste in quanto tale, no? Non è che le luci sono fatte per disposizione per farci rincoglionire, sì. Se sei dormiente, sì. Se sei sveglio, no. Quindi io me ne esco al centro commerciale e sto distrutta, cioè come se avessi fatto, non lo so, quando studiavo anatomia, 15 ore di anatomia di fila. Distrutta perché ci sono tante egregore, ci sono ehm, c'è tanto dormiveglia, ecco, quindi non è che tu la persona risvegliata non viene toccata, no, comunque stai all'interno di un campo, quindi stando all'interno di un campo qualcosa ti tocca e quindi stateci magari mezz'oretta al centro commerciale, non di più. Lo so che poi è difficile, se poi quella maglietta ti piace, però sei indecisa con quell'altra, è difficile, poi alla fine ci stai 2 ore, è normale. Vabbè, ok. Vediamo un po' cos'altro. Lui dice a lei, tu sei mia. Ma te l'ho detto che qua c'è cazzutaggine. C'è cazzutaggine qua. Cos'altro? Non sono stato onesto e qua verrà detta la verità. Verrà detta la verità. Forse le parlerà del peso di una figura femminile che aveva addosso, che può essere anche una madre, una cugina, una datrice di lavoro, una sorella, un'altra persona, va bene? Non sono stato onesto, c'è il peso di qualcosa qui. E qual è la verità che viene fuori da questa onestà? Che mi hai strappato il cuore. Mi hai strappato il cuore, non te l'ho detto, mi hai strappato il cuore. Io ho desiderato fino alla disperazione di poter essere tutto per lei, fino al giorno in cui ho appreso nel dolore che è infinitamente più nobile non essere per lei assolutamente niente. Sapete di chi è questa frase? Di Kierkegaard. Diario del seduttore. Cioè, guarda, guarda un po', perché questo è ciò che Giovanni dice alla sua Cordelia, a un certo punto del libro. Allora cosa ci dice questo? Che qua è un uomo che ha sofferto, no? È un uomo che ha sofferto, è un uomo che ha compreso la nobiltà del suo animo grazie alla disperazione. E questa potrebbe essere anche una confessione che lui fa a lei in merito a un'altra donna, che mi sono distrutto per quest'altra donna o per quest'altra persona nella mia vita. Potrebbe, ho detto, e adesso il mio cuore è pazzo di te. Quindi magari non mi sono aperto, non sono stato proprio onesto perché avevo questo peso sul cuore, no? Mettiamone un'altra. Amore non è amore se muta quando scopre un mutamento. Usa Shakespeare in questo caso per dire che tutto cambia. Tutto cambia. E a noi ci fa piacere perché, voglio dire, voglio vedere un'altra cosa adesso. Tu stai riprendendo? Sì. Voglio vedere un'altra cosa. Voglio metterci tra queste una carta per lui, una carta per lei. Una carta per lui, una carta per lei e una carta per gli dei. È stata la rima che mi ha fatto mettere la carta. Una carta per lui, accettazione, c'è l'accettazione radicale, basta. Ho finito di ripetere i cicli dolorosi, io sono il padrone della mia anima e poi abbiamo la regina di coppie con la temperanza che è proprio l'accettazione di cui ti ho parlato prima. Sono aperto alla vita e intento averiguarlo che l'universo intende voglio prendere tutto ciò che l'universo vuole insegnarmi e come risultato sono libero per avanzare nel cammino della luce e lo vediamo qua, questa libertà. Lei, luce, il cammino della luce è lei, luce. Mi sforzo per allora mi sforzo per migliorare. Qua c'è l'otto di bastoni, l'otto di denari con le di bastoni, vedi nel cuore. Mi sforzo per migliorare, abbraccio tutto quello che la vita mi dà. Me hago cada vez, ma mi faccio ogni giorno più forte, la forza che avevamo al centro. Quindi qua abbiamo dei femminili che si sforzano per migliorare, però io ti consiglio una cosa questa settimana, specialmente se ti ritrovi molto l'energia femminile. Più che, cioè, fatti le pratiche sciamaniche, se fai il percorso con me,
o le pratiche che ti fai, le meditazioni, però poi vivi un po' di più. Vivi, pratica un po' di più. Un aperitivo, una cosa, non ti dico di andare a fare antropologia culturale al centro commerciale, però pratica un po' di più, perché tu porti la luce anche laddove c'è oscurità. E ho detto tutto. Vediamo la carta degli dei. Destellar. Converto la mia paura in forza. Libero la mia mente dai dubbi e ho fede nella bontà dell'universo. Mi amo e mi accetto come anima e scopro la luce che vive in me. Allora, il messaggio degli dei per te, per tutti noi in questa settimana è questo. Convertiranno le tue paure in forza, libereranno la tua mente dai dubbi, avrai fede nel fatto che tutto ciò che arriva è per te. Ti amerai e accetterai la tua anima come il più grande disegno, scoprendo la luce che vive in te. Bellissimo, ragazze mie, ragazzi, non aggiungo nient'altro per questa lettura. Kierkegaard ha già parlato attraverso anche tutti gli altri archetipi, o meglio gli spiriti hanno parlato attraverso gli archetipi, tra cui anche Kierkegaard. Detto questo, concludo qua, ti abbraccio fortissimo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!